Maxi operazione antimaranza, 20 giorni di controlli, arresti e sequestri in tutta Italia. Un'operazione senza precedenti, diffusa e capillare, che ha visto impegnate migliaia di agenti in tutta Italia. Si chiama antimaranza la maxi operazione condotta dalle forze dell'ordine, coordinata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di colpire la criminalità giovanile, le bande che si muovono nella movida e i gruppi noti come Maranza. Avviata il 22 agosto 2025 e durata 20 giorni, l'azione si è conclusa con un bilancio imponente. Oltre 62.000 controlli su persone in tutto il territorio nazionale, centinaia di arresti, migliaia di denunce e sequestri di droga, armi e materiale illegale. Il fenomeno Maranza sotto la lente. Il termine Maranza negli ultimi anni è entrato nel linguaggio comune per descrivere un certo stile giovanile, fatto di abiti sgargianti, linguaggio aggressivo e un atteggiamento di sfida, spesso ostentato anche sui social. Non si tratta soltanto di una moda, ma sempre più spesso di un serbatoio di comportamenti devianti, risse improvvisate, aggressioni, piccoli furti, spaccio di stupefacenti, porto di armi bianche e soprattutto una forte tendenza a immortalare e condividere online le proprie gesta, in un gioco di emulazione che rischia di innescare escalation violente. La Polizia di Stato ha parlato di un fenomeno che non va sottovalutato, perché rappresenta il primo gradino di un percorso criminale che può sfociare in organizzazioni più strutturate. Da qui la decisione di organizzare un blitz nazionale coordinato, in sinergia con le questure e le procure minorili, per dare un segnale forte di presenza e controllo. I numeri dell'operazione. Il dispiegamento di forze è stato enorme. In meno di 3 settimane, le pattuglie hanno effettuato 62.000 controlli su persone e altre migliaia su veicoli, esercizi commerciali, locali notturni, sale giochi, centri di aggregazione giovanile, stabilimenti balneari, giardini pubblici e persino strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. I risultati parlano chiaro. 283 maggiorenni e 22 minorenni sono finiti in arresto o hanno ricevuto misure cautelari per reati gravi. 1110 maggiorenni e 180 minorenni sono stati denunciati a piede libero. Sono state emesse ordinanze di custodia cautelare per adulti e misure restrittive per minori, come il collocamento in istituti penali minorili o la permanenza domiciliare. Sono stati sequestrati 19 kg di cocaina, 1 chilo di eroina e 79 kg di cannabinoidi, oltre a ecstasy, shabu, MDMA e benzodiazepine. Recuperato un vero arsenale, 2 fucili, 36 pistole, armi da taglio, tra cui coltelli e katane, munizioni, oggetti atti a offendere e strumenti da scasso. Un capitolo a parte è quello dei controlli online. Circa 1300 profili social riconducibili a giovani monitorati durante le indagini. In almeno 5 casi sono stati individuati account che inneggiavano alla violenza e all'odio contro le forze dell'ordine, con richieste di segnalazione e potenziali procedimenti di oscuramento. Dalla movida ai quartieri, il volto locale dell'operazione. L'operazione ha interessato in maniera capillare ogni regione italiana. In molte città i risultati sono stati immediatamente visibili. A Pesaro e Urbino, ad esempio, sono state controllate 1171 persone, di cui 188 minorenni, con diversi sequestri di droga e armi a salve. Numerosi i giovani denunciati per porto abusivo di coltelli, rissa o detenzione di sostanze stupefacenti. A Mantova, oltre 1.000 persone identificate, quasi 200 minorenni, controlli su veicoli e locali pubblici. Sono scattati arresti per spaccio e denunce per possesso di armi bianche, insieme a misure di prevenzione come il DACUR, divieto di accesso a locali pubblici, che impedisce a soggetti violenti di frequentare bar, discoteche e locali della movida. A Milano e nell'Interland l'intervento è stato particolarmente incisivo. 111 giovani arrestati con numerosi sequestri di droga e armi. Una cifra che restituisce la dimensione del fenomeno nelle grandi metropoli. Giovani protagonisti tra autori e vittime. Un dato che colpisce l'età dei soggetti coinvolti. Tra gli arrestati e i denunciati compaiono molti minorenni, alcuni appena quattordicenni. In tanti casi non si tratta di criminali professionisti, ma di adolescenti trascinati in dinamiche di gruppo, attratti dall'emulazione e dall'ostentazione sociale. Le forze dell'ordine sottolineano come spesso questi ragazzi siano allo stesso tempo autori e vittime, autori di reati minori o gravi, ma anche vittime di un contesto che li spinge alla violenza per guadagnare visibilità,
rispetto e senso di appartenenza. Prevenzione oltre la repressione. Il successo numerico dell'operazione è indubbio, ma le autorità stesse riconoscono che la repressione da sola non basta. La sfida vera si gioca sul terreno della prevenzione e dell'educazione. Occorre un impegno collettivo, si legge in una nota della Polizia di Stato, che coinvolga scuole, famiglie, istituzioni e mondo digitale, per evitare che questi ragazzi imbocchino definitivamente la strada della criminalità. La dimensione online, in particolare, è ormai parte integrante del problema. I social amplificano la visibilità dei comportamenti trasgressivi, trasformandoli in trofei da esibire e moltiplicando il rischio di emulazione.